Buonasera a tutti, questa sera andremo a smontare, pulire e revisionare un carburatore Solex 28 PIC 2 di un Volkswagen Maggiolino 1200 degli anni 70. Per eseguire questa operazione abbiamo bisogno sempre dei soliti semplici attrezzi, quindi un set di cacciaviti, delle pinze come queste e delle chiavi da 14, 13, 11, 10 e 9. Oltre al kit di revisione dello stesso carburatore. Il Solex 28 PIC 2 si differenzia dal PIC 1 sostanzialmente solo per due cose: per la presenza della molla di richiamo dell'acceleratore, che è posta sul fronte dell'acceleratore, mentre sul PIC 1 è posta qui lungo il cavo, e per la presenza di una valvola elettromagnetica del minimo. Questa valvola elettromagnetica nient'altro è che una valvola cut-off che va a chiudere il getto, il pilot jet, praticamente il getto pilota della benzina, cioè il getto che fa fluire la benzina al circuito del minimo. Questa valvola elettromagnetica può essere da 45, da 50, da 55, da 60, anche nella versione 6 e 12, quindi nella versione 6 o 12 volts. Nient'altro è che una valvola composta da uno spillo che va a chiudere l'afflusso di benzina a questo getto che si chiama pilot jet, appunto. Sugli stessi carburatori dove non è presente la valvola è presente solo lo stesso getto, appunto nelle misure che prima ho descritto. Ok, passiamo ora a smontare il corpo superiore del carburatore. Ok, ora vi voglio mostrare nel dettaglio le condizioni di questo carburatore, così quando andremo a rimontarlo potremo apprezzarne soprattutto il lavoro di pulizia. Ok, iniziamo con smontare le 5 viti che tengono il corpo superiore del carburatore. Prima cosa però estraiamo la molla, teniamola da parte. Ok, abbiamo diviso le due parti, togliamo la guarnizione e andiamo a verificare le condizioni di questo carburatore. Ok, questo è il suo galleggiante che ha all'interno un fermo. Mettiamo tutto da parte. Ok, il carburatore si presenta all'interno con tracce di ruggine, con molta probabilità, quindi è presente la ruggine del serbatoio diciamo di questa vettura. Ok, andiamo a smontare questa valvola elettromagnetica del minimo. Abbiamo utilizzato una chiave da 11, mettiamola da parte. Successivamente andremo a smontare il coperchio della valvola di ripresa con tutto il leveraggio. Su questo carburatore non sarà possibile regolare la pompa di ripresa, in quanto è fissa, a differenza dei carburatori 30 dove la mandata della pompa di ripresa è regolabile. Togliamo anche le viti. Ok, smontiamo il coperchio
parte della pompa di ripresa. Ok, la membrana è chiaramente da sostituire ed è completamente indurita. Ok, mettiamo da parte, questa è la sua molla. Ok, ora andremo a smontare questa con una chiave da 11. Potete aiutarvi anche spruzzando dello sbloccante su tutte, diciamo, le componenti da smontare per aiutarvi. Ok. Possiamo notare che all'interno della pompa di ripresa sono presenti molte incrostazioni. Ok, andiamo a smontare ora il leveraggio dove è collegato il cavo dell'acceleratore, sempre con una chiave da 11. Questo componente è arrugginito, poi andremo a trattarlo. Ora toglieremo la vite di regolazione della miscela aria benzina. E il getto principale, questo con una chiave da 13. Anche qui ruggine. Ok, quindi il getto di correzione dell'aria, questo. Ci sarebbe da smontare questo, che è il condutto in ottone collegato alla pompa di ripresa, però siccome è molto ben incastrato
se andassi a smontarlo probabilmente dovrei sostituirlo, quindi preferisco lasciarlo diciamo nella sua sede. Ok, passiamo al corpo superiore. Ok, questo è il corpo superiore del carburatore. La prima cosa che andremo a smontare è lo starter. Questo è il suo coperchio. Beh, qui dobbiamo usare un po' di bloccante. Ok, questo è lo starter elettrico 12 volts. Questo carburatore ha due parti elettriche, praticamente, che poi andremo a verificarne il funzionamento: lo starter e questa valvola elettromagnetica che chiude il getto pilota. Mettiamola da parte. All'interno c'è un coperchio di plastica che dobbiamo estrarre. Ok, mettiamo da parte anche questo. Ora andiamo a smontare la membrana di questo starter. Ok, anche questa membrana è da sostituire, completamente incollata, andrà smontata in questo modo. Ok, è incollata al coperchio e con un taglierino proveremo a staccarla. Per recuperare la molla che è sotto. Oddio, questo carburatore è davvero, in tutti questi anni non sarà mai stato aperto. Ok, questa ok, poi andremo a pulire e sostituire il tutto. Ok, ora passiamo a smontare questa con una chiave da 14, che è la valvola a spillo, o meglio diciamo la valvola che regola l'afflusso della benzina nella vaschetta. Anche questa secondo me mai stata smontata. Ok, andiamo a mettere da parte, recuperiamo la rondella. Non ci resta che smontare questo, che è un contrappeso
che si trova, diciamo, il contrappeso che aziona lo starter. Con la chiave da 10. Ok, rimuoviamo questa vite d'alluminio che è stata messa in questa posizione perché deve essere saltato via il fermo. Ok, un ultimo pezzo che ci rimane è questo leveraggio dove è montata, diciamo, dove è montata la molla. Ok, lo smontaggio è terminato, do una sistemata ai pezzi, poi facciamo un breve recap delle parti che abbiamo smontato nel nostro carburatore. Questo è il corpo inferiore, questa è la parte superiore, queste sono le componenti dello starter elettrico, nello specifico questo, coperchio, membrana, la molla della membrana, leveraggi vari. Questo è il leveraggio dove è collegato il cavo dell'acceleratore. Questi sono la sezione degli getti, questo è il getto principale che va sotto la vaschetta, questa è la valvola di spillo di afflusso dell'aria, questo è la valvola di regolazione della miscela a benzina e questo è il getto di regolazione dell'aria. In più avremo questa valvola elettromagnetica del minimo collegata al pilot jet, che è un getto della benzina. Abbiamo visto questo può essere da 45, 50, 55, 66 o 12 volts. Questo è il coperchio della pompa di ripresa, questa è la sua membrana, questa è la molla che va sotto la membrana. Per il resto ci ritroviamo il galleggiante, il suo fermo e leveraggi vari al quale viene collegata la molla. Ok, come potete vedere ho dato una pulita ed una lucidata esterna al nostro Solex 28 PIC 2. Ora andremo a rimettere insieme tutte le sue parti. Ok, la prima cosa che faremo è andare a controllare e verificare se i getti sono corretti. Qui ho una lista di getti del nostro Solex 28 presa da manuale, giustamente. Allora, vediamo il getto principale che deve essere da 122,5, in questo caso è questo, il suo portagetto. Getto di correzione dell'aria, questo, Solex 135Z, e il pilot jet da 55. Poi abbiamo la valvola a spillo Solex 1,5 mm. Questa è la parte originale che non andremo a sostituire, e la rondella che sostituiremo, che va sotto diciamo la valvola a spillo, che è di 1 mm. Ok, del kit di revisione andremo a prendere davvero poche parti. Questa
che è la guarnizione tra le due parti del carburatore. Questa è quella che collega il carburatore al collettore, le due rondelle da 0,5 che vanno sotto la valvola a spillo, e questa guarnizione che va sotto al portagetto principale. Preferisco usare componenti originali, come per esempio questa valvola a spillo, che nonostante gli anni la reputo sicuramente migliore di quella di un banale kit di revisione, per non parlare della vite della miscela a benzina. Basta toccare con la punta la vite originale e quella di un kit per capirne subito la differenza e convincersi che è meglio usare parti originali anche se datate. Ok, mi faccio un po' di spazio. La prima cosa che faremo sarà quella di andare a verificare il funzionamento delle due parti elettriche presenti sul carburatore, quindi lo starter e la valvola elettromagnetica del minimo. La stessa sostituisce il pilot jet, come ho detto in precedenza, può essere da 45, 50, 55 o 60 ed essere da 6 o 12 volts. In questo caso è da 55 12 volts. Questa nient'altro è che una valvola cut-off che allo spegnimento dell'auto, quindi toglie corrente a questo solenoide, va a chiudere l'afflusso della benzina attraverso questo getto pilota, e quindi chiude l'afflusso della stessa a tutto il circuito del minimo. Potremmo in effetti anche smontarla, però è, in questa posizione da tantissimi anni, e il timore più grande è quello di romperla. All'interno c'è un ago, lo stesso azionata la corrente elettrica si porta all'indietro e quindi lascia aperta questo getto pilota, togliendo l'aria automaticamente, togliendo l'energia elettrica e quindi l'alimentazione. Lo spillo si porta in avanti a chiudere il getto. Ok, ora ho collegato un trasformatore da 12 volts, andremo a vedere se funziona. Questo è il positivo, questo è il negativo. Ok, potrete sentire uno scatto. Lo scatto nient'altro è che l'ago che si arretra, lasciando libero all'afflusso attraverso questo oggetto. Interrompendo l'alimentazione, il l'ago si porta di nuovo in avanti. Ok, questa è perfettamente funzionante. Ok, la stessa cosa potremmo fare con questo, che è lo starter. Colleghiamo qui un positivo e colleghiamo sulla sua massa il negativo. Io con questo piccolo segno ho selezionato la posizione di partenza dello stesso, che dovrà ruotare per funzionare verso questa direzione. Ok, come potete vedere, per verificare il funzionamento dello starter ho collegato il negativo sulla carcassa dello starter e il positivo sullo spinotto. Ho fatto qui un segno con un pennarello blu. Nel giro di 3 o 4 minuti questa molla dovrà portarsi, grosso modo, in avanti in questa posizione. Se ciò avverrà, vuol dire che lo starter è funzionante. Ok, dopo 3 o 4 minuti il fermo dello starter si è portato da questa posizione a questa, quindi lo starter è funzionante. Possiamo scollegare il tutto e passare al resto del montaggio del carburatore. Ok, nel rimontare il nostro carburatore partiremo dalla parte superiore. La prima cosa che faremo sarà quella di andare a montare la valvola a spillo. Questa è la valvola che regola l'afflusso della benzina all'interno del carburatore. Su questo Solex è da 1,5 mm. Per controllare il suo funzionamento basta posare le labbra qui, aspirare e andare a chiudere in questo modo il risucchio di aria. In questo modo potremmo vedere se la valvola è funzionante o è guasta. In realtà questa valvola non si guasta quasi mai.
io la preferisco a quella dei kit di revisione Solex originale. Ok, sotto a questa valvola va posta una rondella che su questo carburatore deve essere di 1 mm. Questa è un po' piegata e quindi la andremo a cambiare. Nel nostro kit ci vengono fornite 2 rondelle che ho misurato con il calibro e sono di 0,5 mm, quindi le useremo tutte e due e le andremo a posizionare qui. Ok, ora un'accortenza che facciamo è quella di mettere una piccola goccia d'olio sul filetto che sarà avvitato, perché diciamo in questo modo, se il carburatore dovesse rimanere fermo per molto tempo, ci sarà molto più agevole andare a smontarlo. Ok, faremo questo con tutte diciamo le viti presenti sul nostro Solex. Ok, questa si stringe con una chiave da 14. Ok, la prossima cosa che faremo sarà di andare a montare questo contrappeso, questo gruppo, che è un contrappeso che lavora insieme allo starter per il suo funzionamento. Ok, quindi un paio di gocce d'olio qui e un paio di gocce d'olio qui in questo fermo-in-ottone. Questo va montato così. Dietro troveremo una rondella in Teflon. Vi faccio notare che questo dovrà essere incastrato fino a questa altezza qui all'interno della sua sede, in questo modo. Ok, non andiamo oltre perché potrebbe incastrarsi il tutto, quindi in questo modo andremo a spingerlo con le mani. Il tutto deve essere libero, soprattutto la farfalla, di muoversi con facilità. Ok, successivamente andremo a montare questo pezzo che sarà posto qui e il tutto chiuso con la sua vite da 10. Ok, stringiamo quindi con una chiave da 10. Ok, tutto deve essere libero di muoversi. Ok, ora installeremo questa parte qui che diciamo è un leveraggio al quale viene collegato la molla, diciamo, di richiamo del cavo dell'acceleratore. Ok, quindi una piccola goccia d'olio nella filettatura. Ok, possiamo passare allo starter. Ok, quindi andremo a montare questa membrana, la membrana dello starter, in questo modo. Ok, chiuderemo con sua molla e il suo coperchio. Ok, sempre una goccia d'olio sulle 3 viti e andiamo a fissare questo coperchio.
Ok, ora qui ci va questo coperchio di plastica, questo segno va in questo intero. Ok, la prossima cosa che faremo sarà montare lo starter elettrico. Abbiamo già testato il suo funzionamento. Questo gancio diciamo della resistenza dovrà essere montato dietro questa linguetta, che è la linguetta che aziona la farfalla. Ok, quindi questo va in questo modo. Ok, una volta messo in posizione, vedrete che la farfalla ruoterà, diciamo, nella sua posizione di chiusura. Ok, queste invece sono le tacche diciamo per la sua regolazione, una regolazione media, una regolazione più bassa, una regolazione più fredda. Noi lo regoliamo in questa posizione. Ok, quindi andremo a mettere il suo fermo. Una volta regolata la posizione dello starter, potremo serrare le 3 viti, diciamo che terranno fermo lo starter stesso. Ok, quindi lo mettiamo in questa posizione e serriamo le 3 viti. Ok, mi sembra non mancare nulla, possiamo passare all'altra parte del carburatore. Ok, questo è il corpo del carburatore, il corpo inferiore. La prima cosa che faremo sarà quella di montare il coperchio della pompa di ripresa con la nuova membrana. Diciamo queste sono le sue viti. Ok, la pompa di ripresa è un elemento molto importante del carburatore, infatti se la sua membrana non funziona, il carburatore funziona malissimo. La pompa di ripresa pesca benzina dalla vaschetta per poi immetterla con una pompata attraverso questo ugello direttamente al venturi. Ok, la prima cosa che faremo però sarà quella di montare, diciamo, l'asta, quindi andremo a mettere anche qui qualche goccia d'olio. Stringiamo con la chiave da 11. Ok, quindi mettiamo la membrana in posizione, mettiamo le sue viti a fermare la membrana. Ok, sotto ci va la molla della pompa di ripresa. Ok, andiamo a serrare prima di avvitare.
Ok, su altri carburatori tipo il 30 PIC 3 o a salire diciamo, la pompa di presa è regolabile. In questo caso non è regolabile sui carburatori 28 in quanto l'unica regolazione diciamo, dell'afflusso, cioè della pompata stessa che va al venturi, è data dal precarico delle due molle. La molla che si trova all'interno della pompa e questa molla qui che si trova diciamo, sul braccio del carburatore. In altri carburatori sono presenti dei fori dove è possibile diciamo, spostare questo fermo e effettuare una regolazione dell'afflusso di benzina al venturi. Sul 28 PIC 2 questa regolazione è pretarata. Ok, ora possiamo passare a montare questa, che va montata prima del coperchio. Diciamo, come abbiamo già descritto prima, è la valvola elettromagnetica del minimo. Questa va fissata con una chiave da 11. Ok, si avvita leggermente. Possiamo anche andare a mettere il getto dell'aria. Anche qui mettiamo una piccolissima goccia d'olio. Poi puliamo il cacciavite prima di andare a serrarlo. Ok, ora è il turno della vite di erogazione della miscela aria benzina. Ok, una piccola goccia d'olio anche sull'o-ring. Questo è il suo posto. La avvitiamo fino in fondo senza serrare. Poi la andremo a svitare di 2 giri e mezzo, diciamo regolazione preimpostata che poi sarà affinata, diciamo, una volta che il carburatore sarà installato sull'auto ad auto in moto, ovviamente. Quindi 1, 2, 2,5. ok, il turno del getto principale, che è già montato nel suo portaoggetti, del suo portagetto, diciamo la nuova guarnizione. Anche qui una goccetta d'olio sulla filettatura. Ok, questo si stringerà con una chiave da 13. Ok, il turno ora di questo leveraggio, dove è collegato il cavo dell'acceleratore e la vite di rotazione del minimo che abbiamo già montato. Ok, sempre qualche goccia d'olio poi va montato in questo modo con questa rondella e va stretto con una chiave da 11. Ok, infine l'arricchitore che va posizionato ad incastro in questo modo, che punti verso il vuoto, e poi il galleggiante purtroppo è da sostituire. Vi faccio vedere il gioco che fa, però diciamo, non avendo l'ora disponibile come ricambio, lo posizioniamo all'interno del carburatore. Ok, quindi adesso fermo e il galleggiante. Ok, la parte inferiore del carburatore è terminata, non ci resta che unire i due pezzi. Ok,
mettiamo questa nuova guarnizione e poi andiamo ad accoppiare le due parti in questo modo. Ok, abbiamo le 5 viti. Sulla vite frontale è presente la targhetta originale del carburatore Volkswagen col suo numero di ricambio, quindi la andiamo a posizionare al suo posto, dove è qui ormai da qualche decennio. Ok, possiamo anche inserire la guarnizione tra carburatore e collettore, mettere in posizione le sue viti. Ok, non ci resta che mettere la molla. Ok, ci aiuteremo con una pinza. Il gioco è fatto. Ok, un ultimo test che possiamo fare è quello di collegare il nostro trasformatore da 12 volts sulla diciamo resistenza dello starter per verificarne diciamo il corretto funzionamento. Lo starter di massima va diciamo regolato in questo modo, in modo che quando diciamo si pigia l'acceleratore la farfalla deve essere aperta in modo che si deve intravedere il getto dell'aria, in questo modo come abbiamo regolato quello del nostro carburatore. Ok, andiamo a collegare il positivo del nostro trasformatore sul positivo dello starter e il negativo sulla carcassa. Ok, a distanza di 3 o 4 minuti andremo a premere l'acceleratore fungendo il motore in moto per vedere se diciamo la farfalla si aprirà e quindi diciamo ci confermerà il perfetto funzionamento del nostro starter. Ok, 3 o 4 minuti sono trascorsi, andiamo a simulare diciamo l'acceleratore del nostro maggiolino, vediamo che la farfalla si è iniziata ad aprire. Ok, sono trascorsi altri 2 minuti, diamo un'altra accelerata. Ok, la farfalla si apre completamente, lo starter è caldo, funziona tutto perfettamente. Ok, il lavoro di pulizia e revisione del nostro carburatore è terminato, abbiamo installato tutte le sue parti, ora ve lo mostro nel dettaglio così potete apprezzare diciamo il lavoro che ho fatto e la differenza tra prima e ora. Ok, se questo video vi è piaciuto non mi resta che invitarvi a lasciare un like, a seguirmi e a iscrivervi al canale e magari a condividerlo con i vostri amici. Vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!